I'm feeling it. My bones telling me it's right. It's so different. But when you take me to the light, it's like a cigarette. And I'm burning at your lips. That's so innocent. When you kick. Ciao a tutte e bentornate sul mio canale, io sono Tiziana e oggi vi propongo una mini clutch. Ne ho fatte veramente tante, ma questa è davvero una miniatura, ma soprattutto guardate come luccica, perché ho utilizzato la nuovissima fettuccia in lurex di Borgo dei Pazzi. Adesso andiamo a vedere nel dettaglio tutto quello che ci occorre per realizzare questa meraviglia. Questo progetto è davvero semplicissimo, quindi adatto alle principianti. Utilizzerò questa nuova uscita di Borgo dei Pazzi, ovvero la fettuccia totalmente in lurex che si chiama Gemma. Troverete un kit già pronto su gomitoli.com, che vi ricordo è sempre Borgo dei Pazzi, dove all'interno trovate una base ovale 21x8, una rocca da 150 grammi di questa splendida fettuccia Gemma e una piccola clutch da 16 cm. Lo sconto del 30% sarà valido nelle date che vedete scritte e potete anche scegliere una tonalità diversa da quella che ho scelto io oggi. Per quanto riguarda l'uncinetto, io utilizzerò il numero 6 per lavorare questa fettuccia, ma va bene anche un 7 o addirittura un numero 8. Poi utilizzerò un uncinetto numero 3 solamente per creare il primo giro ed essere più agevolata nell'inserire in questi piccoli fori la nostra fettuccia. Quindi a questo punto possiamo iniziare con la spiegazione. Iniziamo la lavorazione della nostra mini clutch partendo dal lato più corto, quindi nel foro centrale. Inizio con l'uncinetto numero 3, così mi verrà più facile passare attraverso i fori. Faccio un cappio e sul primo punto, quindi su quello centrale, io farò solo un punto basso. Nel frattempo la codina cominciamo a lavorarcela sotto, così la incastriamo. In quello successivo e in questi tre successivi invece ne farò due, perché qui c'è la parte curvata, così evitiamo che poi il lavoro si vada ad imbarcare. Ovviamente sarà un po' più difficoltoso questo primo giro perché non è l'uncinetto corretto, ma è l'unico modo per poter realizzare il primo giro della base. Anche due punti qui. Adesso ci spostiamo sul lato lungo. Inizierò anche qui con due punti bassi, quindi 1 e 2. Poi in questi due successivi ne faccio uno in ognuno, perché se ne faccio troppi poi il lavoro viene troppo largo. In quello successivo nuovamente 2 nello stesso foro e in quei due successivi uno in ognuno. Praticamente ripeterò la stessa cosa per tutto il lato finché non arriviamo da questa parte. Quindi ci rivediamo da questa parte per farvi rivedere come creare questo lato corto. Siamo arrivati alla fine del giro lungo, quindi abbiamo fatto la sequenza di due punti bassi, uno in ognuno. Adesso facciamo l'ultimo e ne facciamo due nello stesso foro, così come abbiamo iniziato. Lato corto, i primi tre ne facciamo sempre due in ogni foro, quindi 1 e 2. In quello successivo facciamo la stessa identica cosa ed anche in quello successivo, quindi in sostanza sono 3. In quello centrale, così come abbiamo iniziato, ne facciamo solamente uno e poi nei successivi 3 ripetiamo questo, quindi 2 punti bassi in ogni foro.
ed infine l'ultimo, e completiamo anche questo lato corto. Ci ritroviamo sul lato lungo e si ricomincia con la sequenza, ovvero 2 nello stesso foro, quindi 1 e 2, dobbiamo soltanto cercare di poter lavorare con questo uncinetto piccolo, quindi 2, e in quelli successivi 1 e 1 in quello dopo, e si continua con la stessa sequenza, quindi 2, poi 1, in quest'ultimo ne facciamo 2 e questi 3 ne facciamo 2, 2, 2. Quindi ci rivediamo a questo punto per vedere come proseguire. Abbiamo completato quindi il primo giro, posso abbandonare l'uncinetto più piccolo e iniziare la lavorazione col numero 6. Quindi io sono arrivata qua, faccio una catenella e inizio a lavorare a punto basso in costa, quindi non prendo entrambe le asoline ma soltanto quella esterna. Anche questo giro non dico che sarà difficilissimo, ma chiaramente ci ritroviamo dei punti un po' più piccoli perché abbiamo lavorato con il 3, ma non vi preoccupate. E non dobbiamo fare nessun aumento perché la misura va benissimo, quindi semplicemente andiamo a realizzare in costa, anche perché la lavorazione di tutto il corpo borsa sarà in costa, quindi non facciamo aumenti, quindi tutto quello che ci ritroviamo sotto lo andiamo a lavorare. Guardate già che bellissimo effetto già al primo giro, è veramente meravigliosa questa fettuccia, poi brilla veramente tanto. Quindi completiamo questo giro, ci rivediamo a questo punto per farvi vedere come procedere. Sono arrivata alla fine anche di questo giro, ma noi continuiamo. Questo è il primo punto dove abbiamo continuato la lavorazione e si continua molto semplicemente. E secondo me viene veramente molto più carino. Ora vi faccio vedere, rivolterò il lavoro così vediamo meglio questo bellissimo punto in costa, semplicissimo ma di grande effetto. A me piace molto utilizzarlo, infatti spesso come decorare le borse, secondo me è un punto molto particolare. Allora, io rigiro il mio lavoro per farvi vedere, guardate, è veramente molto molto bello, spero si veda bene. Ok, adesso è più inquadrato, vedete? Ma anche la fettuccia, questa fettuccia in lighe è davvero meravigliosa. Quindi adesso in totale dobbiamo realizzare 13 giri, più quello base è 14, ma partendo da qui sono 13 e arriviamo a un'altezza di circa 14 cm e ci rivediamo per vedere di collocare la nostra chiusura e poi in seguito anche la cucitura. Eccolo qui il corpo borsa completato, la misura è 14 cm e quindi ho realizzato, oltre il primo giro, quello lungo la base, ne ho realizzati 13. Adesso io cosa ho fatto? Ho tagliato il filo, ho fatto l'ultimo punto, vi faccio vedere come creare l'asola di chiusura. Una volta che ho tagliato io vado a sfilare il mio lavoro, quindi l'ultimo punto. Io poi riprendo l'uncinetto perché io adesso non su questa ma su quella immediatamente dopo faccio passare, ve lo faccio vedere bene, faccio passare il filo qui sotto e poi vado qui dove c'è l'ultima realizzata, vado in mezzo in questo modo e rifaccio passare il filo, così sono andata a realizzare l'asola di chiusura. Vedete? Così non si vede inizio e fine. Adesso noi ci accertiamo che la nostra apertura sia esatta e lo è. Aspettate che vi faccio vedere. Ci siamo perché deve essere abbastanza morbida, vedete? Quindi una volta che l'apertura è perfetta, adesso noi ci rivediamo perché io vado a centrare la borsa, quindi prendere il centro,
la vado a bloccare e vi faccio vedere come dobbiamo andarla a cucire sul corpo borsa. Fissato momentaneamente in questa maniera la nostra chiusura a molla, e la cosa più importante da fare è prendere bene il centro, perché altrimenti la borsa viene storta. Io quindi abbiamo tagliato il filo, riprendiamo la nostra bellissima fettuccia. Io mi sono veramente divertita a lavorarla perché è di una morbidezza incredibile e il lavoro cresce praticamente molto rapidamente. Adesso noi che cosa facciamo? Andiamo a riagganciarci in questo modo e iniziamo a fare il primo punto basso e nel frattempo avvolgiamo la nostra chiusura. Uno in ogni punto. Nel frattempo la codina, come di consueto, ce l'andiamo a lavorare. Vedete? In modo morbido, quindi non c'è bisogno di tirare troppo il filo. E si continua in questo modo. E questo sarà il nostro risultato. Vedete? Non occorre farne due perché andiamo a chiudere, quindi non si vedrà completamente questa nostra chiusura a molla. Io procedo per farvi vedere come andare a incastrare anche questa parte. Quindi io cosa faccio? Intanto comincio a togliere il primo marcapunti, se così lo possiamo chiamare. Quindi lo comincio a togliere. Quindi vado qui. Faccio anche quello dove c'era il marcapunti. Io adesso questa non la devo, scusate, questa parte non la devo incastrare, quindi faccio una catenella e mi sposto, scusate, faccio una catenella, questa maglia la salto, cerco di togliere questo. Quindi ho fatto la catenella, così mi posso spostare e vado dall'altro lato. E proseguo esattamente come ho fatto prima. Vedete? Poi qua non lo stringiamo. Questa parte deve rimanere libera perché se no nella chiusura, insomma, è meglio lasciare la vite libera. Quindi si prosegue punto su punto in questo modo e facciamo poi la stessa cosa anche da questa parte. Quindi in sostanza, vedete io come l'ho legata? Ho lasciato un punto libero che è quello corrispondente sotto la nostra proprio molla, proprio la chiusura. Quindi questo si lascia libero, dopo questo punto faccio una catenella e passo nel punto successivo. Quindi completiamo tutto e ci rivediamo a piccola e mini clutch completa. Ed ecco qui questa mini clutch completata. Sono veramente soddisfatta anche perché questa nuova fettuccia gemma totalmente in lurex è molto morbida da lavorare, veramente mi sono divertita e poi comunque è stata velocissima da lavorare, ma come vedete la borsa rimane in forma, quindi non occorre mettere termoindurenti oppure le reti. Guardate, secondo me è veramente un bijou. Abbiamo raggiunto 24 di larghezza, 14 circa di altezza e una bella profondità di 8 cm, quindi è miniatura, ma comunque l'indispensabile si può inserire tranquillamente. Questo è quello che mi è rimasto della rocca di 150 grammi, quindi se voi riconoscete magari di avere una mano un po' più larga, utilizzare un uncinetto più grande, anziché i 13 giri come vi ho spiegato prima di inserire la clutch, ne togliete uno e vi basterà tutto abbondantemente. Il kit è in sconto del 30% su gomitoli.com, che vi ricordo è sempre Borgo dei Pazzi, nelle date che vedete scritte. Potete anche cambiare il colore, infatti qui sul tavolo ne ho alcune ma non sono neanche tutte perché sono veramente tantissime quelle che Borgo dei Pazzi ha uscito.
Il progetto, come avete visto, è molto semplice, ma se avete dei dubbi mandatemi un messaggio. Vi aspetto in live lunedì 10 alle ore 17 in contemporanea. Il mio canale YouTube è quello di Borgo dei Pazzi e in ogni caso non dimenticate di iscrivervi sul mio canale e attivare la campanella. Arriveranno ancora tantissimi progetti. Ci vediamo alla mia prossima creazione. I like it, I like it